Buongiorno, io sono Chef Nico, benvenuti su Italia Plant Based, il canale dove cuciniamo ricette italiane tradizionali veganizzate. Oggi vi mostreremo come fare 4 dolcetti italiani tradizionalissimi: i mostaccioli, i cantucci, gli amaretti morbidi e i ricciarelli di Siena. Partiamo subito con i mostaccioli. La ricetta che utilizziamo è quella tradizionale umbra, visto che è una ricetta naturalmente vegana, senza uovo e senza burro. Quindi iniziamo col mettere a mollo l'uvetta nel mosto cotto, o se non lo trovate va bene anche vino rosso dolce. Allo stesso tempo mettete a mollo i semi di anice in un po' d'acqua per far sì che ne venga fuori l'aroma e che non risultino troppo duri. In una ciotola mettete tutti gli ingredienti asciutti: la farina, lo zucchero, l'anice in polvere, il lievito per dolci e un pizzico di sale. Mescolate bene con una spatola amalgamando le polveri. Poi aggiungete il vino rosso con le uvette a mollo, l'olio vegetale, noi utilizziamo semi di girasole, e i semi di anice senza l'acqua di ammollo. Mescolate con la spatola fino a che avrete un panetto che dovrete poi trasferire su un piano di lavoro ed impastare a mano per un minuto. Non impastate troppo, giusto il tempo di incorporare tutti gli ingredienti. Dovrà essere un panetto molto morbido che però non si appiccica alle mani. Quando è pronto, tagliate il panetto in 4-5 pezzi e rotolate ogni pezzo con i palmi delle mani, fino ad ottenere dei lunghi rotolini dello spessore di circa 1 centimetro. Tagliate questi rotolini di pasta in serpentini più corti, di circa 10 cm l'uno. Quando li avete tagliati tutti, prendetene uno per uno, dategli una seconda rotolata con le mani per aggiustarli un po' e formate un anello unendo le due estremità del serpentino. Chiudete bene la giuntura pizzicando con le dita. Poi disponeteli su una teglia ricoperta con la carta da forno o con un tappetino in silicone. Adesso cuoceteli in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 18-20 minuti. Qui dipende molto dal forno, quindi dategli un'occhiata per non farli diventare troppo scuri. Ora i nostri mostaccioli sono pronti, dovete solo farli raffreddare, poi trasferirli su un vassoio e spolverarli con lo zucchero a velo. Questi sono proprio dei semplici, buoni e sani biscottini, perfetti per ogni momento della giornata. Ma come seconda ricetta rimaniamo in centro Italia con i cantucci toscani alle mandorle. Forse questi sono i biscotti secchi italiani più famosi al mondo, quindi non potevamo non rifarli in chiave vegana. Sono perfetti inzuppati nel vinsanto a fine pasto, ma anche nel vostro latte vegetale preferito per merenda. Per fare i cantucci vegani iniziamo mescolando insieme l'olio di semi, il latte vegetale, l'aroma di vaniglia, la scorza di mezzo limone, il sale, lo zucchero e lo zucchero a velo. Mescolate con una frusta fino a che avrete un composto liquido e senza grumi. Adesso potete aggiungere le mandorle intere e non pelate. Dategli una girata per ricoprirle con il liquido, poi aggiungete la farina e il lievito per dolci. Mescolate bene con una spatola o con un cucchiaio di legno fino ad ottenere un panetto solido. Siate gentili con il panetto e cercate di non rompere le mandorle. Spostate il panetto su un piano di lavoro leggermente infarinato e impastate con le mani per 1 minuto circa, fino a portare tutti gli ingredienti insieme. Non impastate troppo, giusto 1 minutino per dargli la forma. Poi tagliate il panetto in 2 e formate 2 bastoncini con la pasta. Devono essere belli lunghi e non troppo larghi, intorno ai 4-5 cm al massimo. Trasferiteli su una teglia con carta da forno e dategli una piattita. Ecco, devono essere così più o meno. Cuoceteli in forno preriscaldato a 170 gradi per circa 20 minuti. Poi tirateli fuori e lasciateli raffreddare per una ventina di minuti, altrimenti non si tagliano bene. A questo punto possiamo tagliarli nella classica forma dei cantucci toscani. Prendete un coltello seghettato ben affilato e tagliate in diagonale in cantucci dello spessore di circa 1,5 cm, 2 cm al massimo. Siate delicati ma decisi quando tagliate, non vogliamo che le mandorle si spezzino. Quando li avete tagliati tutti, rimetteteli nella teglia con il lato del taglio verso l'alto, poi rimetteteli in forno per dargli la seconda cottura fino a che diventano belli dorati da entrambi i lati. Con il nostro forno ci hanno messo circa 10 minuti. Guardate che bei cantucci toscani senza burro e senza uova, sono perfetti sia in consistenza che in sapore. Si inzuppano benissimo nel vinsanto o nel vostro latte vegetale preferito e piaceranno veramente a tutti. Ma ora via con il prossimo dolcetto, che è forse il mio preferito in assoluto. Sono degli amaretti morbidi, pieni di sapore e aroma di mandorla che vi lasceranno senza parole e sono facilissimi da fare con pochi ingredienti. In una ciotola aggiungete la farina di mandorle, lo zucchero a velo, lo zucchero, il lievito in polvere e mescolate bene per rimuovere i grumi. Io utilizzo una frusta, ma va bene anche un cucchiaio di legno o una spatola di silicone. In questa ricetta introduciamo un nuovo ingrediente, l'acqua faba. L'acqua faba è semplicemente l'acqua di ammollo dei ceci.
ci servirà per sostituire l'albume dell'uovo. State tranquilli, vi prometto che non sentirete per niente il sapore dei ceci. Mettete l'acquafaba in una ciotola pulita, facendo in modo che non ci cadano dentro i pezzi di ceci. Poi montatela a neve ferma, con delle fruste elettriche. Vedrete che spettacolo! Viene fuori proprio come l'albume dell'uovo montato a neve. Per facilitare questo passaggio utilizzate acquafaba fredda di frigorifero. Poi, quando l'avete montata bene, aggiungetela alla ciotola con le polveri e mescolate delicatamente con una spatola dal basso verso l'alto, proprio come se fosse l'albume dell'uovo montato a neve. Ecco così, molto delicatamente. Quando l'acquafaba è incorporata alle polveri, aggiungete l'amaretto e l'aroma di vaniglia e continuate a mescolare fino a che avrete una pasta di mandorle. Ecco, siamo pronti per dargli una forma. Prendete dei pezzetti di pasta di mandorle con le mani e trasformateli in delle palline. Io vi consiglio di pesare le palline, devono essere piccole, circa 20 grammi l'una, altrimenti gli amaretti risultano troppo grandi e non cuociono bene. Poi passateli in un piatto con lo zucchero a velo, devono esserne ricoperte. A questo punto mettetele su una teglia rivestita da carta da forno o dal solito tappetino di silicone e lasciatele riposare nel congelatore per 45 minuti. Se il vostro congelatore è troppo piccolo, allora utilizzate un piatto. Riscaldate il forno a 170 gradi, poi infornate le palline per circa 15 minuti. Ci potrebbe volere qualche minuto in meno o qualche minuto in più, in base al forno. Quindi io vi consiglio di mettere una sveglia per 10 minuti, poi di controllare gli amaretti e tirarli fuori dal forno quando sono crepati come questi qui. Guardate che belli! L'acquafaba si è comportata proprio bene e ci ha permesso di sostituire gli albumi senza nessun problema. Questi amaretti sono morbidissimi dentro e quando gli date un morso proverete tanta felicità. Concludiamo questo video tornando in Toscana con un dolcetto tipicissimo della zona di Siena, i ricciarelli, dei dolcetti a forma di rombo dal sapore di mandorla con aroma di arancia. Noi vi consigliamo di utilizzare farina di mandorle per semplificare le cose, ma se volete potete optare per mandorle intere spellate e mettetele in un robot da cucina per trasformarle in una farina di mandorle fine. Non devono esserci pezzi, mi raccomando, solo farina. Pulsate fino a che ottenete la giusta consistenza, ma non fate scaldare troppo le mandorle, altrimenti si trasformano in un burro di mandorla. Quando avete una farina fine, aggiungete lo zucchero e lo zucchero a velo, le scorzette di arancia candite, il sale, il lievito per dolci e frullate molto bene fino ad avere una farina molto fine e liscia. Non devono esserci pezzi né di mandorle né di arancia, altrimenti non si cuociono bene. Trasferite questo composto in una ciotola capiente e mettete da parte. A questo punto prendiamo l'acquafaba, l'acqua di ammollo dei ceci, meglio se fredda di frigorifero, e la mettiamo in una ciotola pulita, facendo attenzione a non farci cadere dentro i pezzetti di ceci. Prendete delle fruste elettriche e montate l'acquafaba per qualche minuto fino ad ottenere una bella neve fermissima. Guardate che bella anche qui. Aggiungete la neve alla ciotola con le polveri ed iniziate a mescolare delicatamente con una spatola dal basso verso l'alto. Poi aggiungete l'aroma di mandorla e di vaniglia e continuate a mescolare bene per un minutino. Quando il composto è bello amalgamato, trasferitelo su un piano di lavoro leggermente spolverato con dell'amido di mais. Rotolate la pasta in un cilindro bello lungo e del diametro di circa 4-5 cm. Adesso tagliate la pasta in dei dischetti non troppo grandi. Ogni dischetto deve pesare tra i 20 e i 23 grammi. Io vi consiglio di usare una bilancia per essere sicuri. Se i ricciarelli sono troppo grandi non si cuoceranno bene. Quando li avete tagliati tutti iniziate a dargli la classica forma del ricciarello. Prima appiattiteli un po', poi con le dita di entrambe le mani spingete verso i lati. Io vi consiglio di usare gli indici o i mignoli. Servitevi dell'amido di mais per non farli appiccicare, ma non fateli troppo sottili o troppo allungati, devono essere più o meno così. Aspettate, vi faccio rivedere dall'alto. Non è difficile, dovete solo prenderci un po' la mano. Quando li avete fatti tutti, metteteli su un piatto e lasciateli riposare in frigo coperti con della pellicola per tutta la notte. Se non avete tempo, allora potete metterli nel congelatore per circa un'ora, ma manterranno meglio la loro forma in cottura se riposano bene. Poi adagiateli su una teglia con la carta da forno o con il classico tappetino di silicone. Lasciate un po' di spazio tra di loro e spolverateli con lo zucchero a velo. Devono esserne ricoperti da uno strato sottile. Cuocete in forno preriscaldato a 170 gradi, dagli 8 ai 12 minuti. Anche qui dipende molto dal forno. Io vi consiglio di controllarli intorno ai 6 minuti e di tirarli fuori quando sono belli crepati sopra. Eccoli qui, pronti per essere mangiati. Questi ricciarelli di Siena hanno un sapore veramente unico. La combinazione di mandorla e arancia è proprio imbattibile. Allora, spero che il video vi sia piaciuto. Adesso facciamo la prova dell'inzuppo. C'ho qua un bel cantuccino toscano, lo inzuppiamo nel vino e è veramente perfetto. Se il video vi è piaciuto, cliccate il like o lasciateci un commento. Se volete vedere più video come questo, allora iscrivetevi al canale. Vi ricordo anche che trovate tutte le nostre ricette in italiano e con la spiegazione completa sul nostro sito internet www.italiaplanbased.com. Buon appetito e al prossimo video!